Quanto è importante comunicare oggi? Parlo di aziende, parlo di marketing, parlo di comunicazione, parlo di vendite. Quanto è importante comunicare oggi per un'azienda? Viviamo in un mondo di social media, intelligenza artificiale, ChatGPT, Perplexity, Copilot, motore di ricerca, continui impulsi, una vita molto frenetica, difficoltà a rimanere sul pezzo, il focus delle persone è sempre più breve, un diffuso analfabetismo funzionale. Le persone stanno perdendo la capacità di comprendere quello che leggono. Molti giovani si fidano ciecamente di quello che leggono, hanno delegato la memoria a strumenti che sono in realtà di intelligenza artificiale. Non si ricordano le cose, le cercano costantemente su strumenti di comunicazione digitale come social media, motori di ricerca o intelligenza artificiale. Quanto è importante comunicare in quest'epoca? È importantissimo. Perché è importantissimo? Perché quello che vedo fare a molte aziende è, nel momento in cui voglio andare a prendere clienti attraverso il digitale, utilizzare strumenti di pubblicitari. Tanto valido, un sistema molto efficace. Il tema però qual è? Che non posso solo strappare dei click, devo anche poter educare il cliente, perché il cliente ha bisogno di essere educato, di essere informato, deve capire quali sono i vantaggi e i benefici che gli stiamo dando, o magari comprendere esattamente cos'è la cosa che gli stiamo offrendo, qual è il prodotto, qual è il servizio. Perché lo dico? Perché, e cito Schwartz che parla di questi 5 livelli di consapevolezza, nel momento in cui io vado a creare delle azioni per comunicare, devo considerare che le persone non sono tutte uguali, non sono tutte nello stesso momento del percorso che fanno per diventare dei clienti. Potrebbero essere inconsapevoli. Quindi se io devo comunicare con qualcuno che non è consapevole di un problema o di un obiettivo che vuole raggiungere, dovrò fare in modo tale da far emergere questa sua consapevolezza. Se non ha mai parlato del problema o dell'obiettivo che vuole raggiungere, è inconsapevole, non capirà se c'è un legame se io cerco di vendergli direttamente qualcosa. Quindi dovrò, fare emergere la sua consapevolezza e il suo bisogno. Nel momento in cui il mio potenziale cliente è consapevole del problema, potrebbe non sapere come fare a risolvere questo problema, potrebbe non sapere come raggiungere questo obiettivo e quindi dovrò aiutarlo a capire. La mia comunicazione dovrà essere volta ad aiutarlo a comprendere come risolvere il problema. Nella fase successiva, quindi nel momento in cui questo potenziale cliente può essere consapevole del problema e anche della soluzione, dovrà scegliere con chi risolvere il problema o con chi ottenere l'obiettivo. Quindi comincerà a cercare delle aziende, dei prodotti, dei servizi, quindi dovrò essere presente, dovrò comunicare in modo corretto a quel livello, a quello strato. Dopodiché potrebbe essere in fase di decisione, quindi dovrò consentirgli di capire che quello che sto offrendo è migliore di altri o comunque diverso, che ha dei vantaggi, dei benefici, è diverso. Poi potrebbe essere già entrato in contatto con l'azienda, quindi il suo livello di consapevolezza potrebbe essere molto alto, potrebbe aver iniziato a interagire con l'azienda, ma qualcosa non l'ha convinto. Quindi starà a noi comunicare in modo tale che lui ritorni da noi e decida di lavorare con noi. Capite che l'importanza della comunicazione è cruciale in questa fase, perché siamo noi, è delegata all'azienda, a noi la responsabilità di comunicare in modo corretto, raccogliendo il feedback. Un trucco che proviene dalla programmazione neurolinguistica è che comunicare è fatto di 2 parti, comunicare. Vuol dire che mi devo prendere la responsabilità del feedback. Si dice marketing guidato dai dati. Se io comunico e non riesco a leggere il feedback che ho dal mio pubblico, non sto guidando il marketing e la comunicazione coi dati. Devo comunicare in modo corretto, i messaggi non possono essere tutti uguali, devo poter arrivare al mio pubblico nel suo momento e devo comunicare nel modo corretto. Capite che il marketing per funzionare ha bisogno della comunicazione, ma la comunicazione per funzionare ha bisogno del feedback. Devo capire, prendermi la responsabilità di aver fatto comprendere il messaggio al mio potenziale cliente. Questo è fondamentale, non è sufficiente
fare degli annunci che possano fermare l'utente e portarlo da qualche parte, perché se poi non è convinto non continuerà, anzi potrebbe non cliccare mai più sui vostri annunci. È fondamentale portarlo e guidarlo attraverso per esempio delle landing page più ricche, delle landing page spacchettate in pezzi che possono aiutare il mio potenziale cliente ad arrivare alla maggior consapevolezza e a scegliere in modo consapevole. Questa dal mio punto di vista è la grande importanza della comunicazione nel marketing dell'intelligenza artificiale.